Amici di Res Bellica, siamo oggi con Joel Canestrelli, storico e archeologo, fondatore di Europa Antiqua, ricercatore di storia militare punica, che ci parlerà appunto del fante cartaginese della seconda guerra punica. La figura che ricostruisco è quella di un veterano africano, per la precisione, per capirci quelle truppe che, durante la battaglia di Canne, completarono l'opera di presa ai fianchi dell'esercito romano. Si trattava delle truppe più fidate dell'esercito di Annibale e ciò che più si avvicinava ad un esercito regolare in seno alla macchina bellica cartaginese, che sappiamo bene era composta per una grossa fetta da truppe federate, alleate o addirittura mercenarie. Le fonti greche chiamano queste truppe libo-fenici o libi, mentre le fonti romane usano il termine di afri. In realtà si trattava di una popolazione composita, nata dall'amalgama di più realtà, composte sia dagli indigeni del Nord Africa, gli antenati dei moderni berberi, sia l'elemento fenicio che aveva appunto contribuito alla fondazione di Cartagine, sia tutta una serie di realtà migranti che durante i primi secoli avevano contribuito a creare la popolazione cartaginese. Stiamo parlando di Etruschi, Italici, Sardi e addirittura anche Greci in una certa misura. Quindi in realtà si trattava di una popolazione molto eterogenea, che però come minimo comune denominatore aveva la cultura e la lingua fenicia. In particolare, parlando dei veterani africani, dei libo-fenici dell'esercito di Annibale, probabilmente si parla di coloni di origine nordafricana, appunto di questa popolazione mista, insediati già dal padre di Annibale, Amilcare, in Spagna, a cui erano stati dati in concessione dei terreni e che quindi per questo erano molto fedeli alla famiglia Barca. L'armamento dei veterani africani di Annibale, dei soldati libo-fenici, riflette la loro provenienza multietnica. Infatti hanno elementi che vengono da più culture. Parto con la lonche, che è una lancia corta. Il termine lonche ci viene dalle fonti greche, che era caratteristica appunto per la sua testa robusta, la sua cuspide robusta e la sua asta che era relativamente corta. Questo perché era un'arma a uso duale. Da Plutarco sappiamo che era più corta dell'asta dei triari romani, ma poteva essere usata sia in corpo a corpo sia scagliata. Infatti in alcune raffigurazioni vediamo soldati punici che ne portano una o due, segno appunto che poteva essere anche un proiettile. Questa lancia è di origine prettamente nordafricana, del popolo dei Libi, appunto gli antenati degli odierni berberi. La spada, al contrario, è un elemento proprio della cultura spagnola. Si tratta di una spada definita ad antenas atrofiadas, ad antenne atrofizzate, a causa della forma del pomolo, sotto tipologia detta arcobriga, per il suo luogo di rinvenimento. È un'arma di origine celtiberica, molto cuspidata, che, come si può vedere, poteva essere utilizzata sicuramente anche di taglio, ma principalmente di punta. Infatti ha una punta appunto molto acuminata. Quest'arma, insieme alle spade celtiche, ha contribuito alla nascita del gladio. Quando tanto Polibio quanto Livio ci parlano delle spade dei soldati di origine spagnola dell'esercito di Annibale, che sono particolarmente appuntite, si riferiscono sia ai primi modelli di gladio ispanico, sia a questa tipologia di spada. L'armatura, invece, è di tipologia ellenistica. Si tratta di una linotorax, così chiamata perché è composta appunto da più strati di lino, stoffa. Sono 12 strati sovrapposti e incollati tra loro con colla animale. Infine è stato dato un trattamento impermeabilizzante a base di gesso, per evitare che con il sudore e il calore del corpo l'armatura possa iniziare a scollarsi. Pur essendo un'armatura di stoffa, è notevolmente robusta e resistente. Il sistema di difesa portato avanti da questo tipo di corpetto per certi versi è analogo a quello dei moderni giubbotti in Kevlar. Le diverse trame del lino indurite dalla colla si stringono al ricevere traumi, colpi di punta, colpi di botta. Personalmente è stata testata e riesce a reggere ottimamente diverse tipologie di attacchi portati con le armi dell'epoca.
In più ha il vantaggio di essere molto leggera, essendo fatta di stoffa. Altri elementi ellenistici sono la fibula, che assicura il mantello, che vediamo anche in diverse raffigurazioni macedoni, e l'elmo, che appartiene alla categoria degli elmi traci, è caratterizzato da questa cresta metallica che non porta un prosieguo in crine o in piume. Il fatto che la cresta sia esclusivamente metallica è dovuto a un uso specifico di questa tipologia di elmo all'ambito punico. Tutte le raffigurazioni di questo elmo, che è di origine ellenistica, macedone come abbiamo detto, che sono però in ambito cartaginese, mostrano esclusivamente il modello privo di cresta di crine o di piume, solo e unicamente con la cresta metallica. Se l'immaginario normalmente ci presenta soldati cartaginesi equipaggiati con lo scudo oplitico, lo scudo tondo di tipo greco, in realtà durante la seconda guerra punica gli scudi utilizzati dalle truppe cartaginesi erano di tipo diverso, erano lo scudo chiamato tyreos, quindi uno scudo oblungo a manopola. Nella fattispecie lo scudo che sto utilizzando io è però uno scutum, una tipologia romano-italica. Gli scudi utilizzati dai cartaginesi durante la seconda guerra punica erano come questo, ma piatti. Sappiamo però da Polibio e da Tito Livio che alla battaglia di Canne le truppe africane erano equipaggiate con molti elementi sottratti ai romani sconfitti al Trebbia e al Trasimeno, in particolare gli scudi, visto che erano gli elementi che si danneggiavano con più facilità in battaglia. Quindi io, rappresentando proprio un veterano africano dell'esercito di Annibale, come scudo ho quello che vorrebbe essere uno scudo romano predato a uno degli scontri precedenti e però ridipinto e decorato con il simbolo della cavalla e della palma, che è presente costantemente sui coni cartaginesi, e il simbolo di Tanit, che è una delle principali divinità puniche. Si è scelto il colore bianco perché l'unico riferimento relativamente ai colori degli scudi cartaginesi che abbiamo, relativamente a una battaglia però molto precedente, ancora prima della prima guerra punica, la battaglia di Imera, parla di scudi bianchi per le truppe dei cittadini cartaginesi. Per completare la mia ricostruzione porto anche molti monili. C'è una collana in pasta vitrea con dei volti barbuti che rappresentano probabilmente una divinità egiziana, Bes, che era entrata a far parte del Pantheon cartaginese. Ho un anello con il simbolo di Tanit, sempre una dea femminile della guerra, bene augurante, e un bracciale con delle teste di leone di tipologia ellenistica. Perché così tanti monili? D'altra parte rappresento un veterano, quindi una figura che sicuramente era economicamente importante, e poi perché sappiamo dalle raffigurazioni, dai reperti iconografici, che i cartaginesi amavano in particolare più degli altri popoli i monili e i gioielli. Addirittura abbiamo raffigurazioni puniche con individui con anelli, più anelli alle dita, orecchini, più orecchini ai lobi delle orecchie e anche anelli alla narice. Quindi ecco, stiamo parlando di una cultura che amava i gioielli in maniera ridondante. Io chiaramente ho cercato di essere un po' limitato, visto che sono comunque un guerriero, però ho voluto rappresentare anche questo aspetto. Per quello che riguarda i capi di vestiario, invece, il mantello è un semplicissimo sagum, quindi un rettangolo di stoffa che veniva utilizzato dai guerrieri la sera per avvolgersi come coperta o per proteggerli dalle intemperie. La tunica, invece, al contrario, è una semplice tunica ma di colore porpora, vinaccia. Perché ho scelto un colore violaceo? Proprio per rappresentare un elemento caratterizzante dei Fenici, dei Cartaginesi. Il nome stesso di Fenici Punici viene dalla radice che indica il colore rosso, indica il color porpora. Loro stessi si chiamavano Cananei, dal semita Hnan, che vuol dire rosso. Questo perché? Perché erano noti in tutto il bacino mediterraneo per estrarre dalla murice, un mollusco, il colore della porpora. Ora, io ho scelto un viola abbastanza marcato, tendente al bluastro, non al rosso. Perché?
perché sì, sono un veterano, ma non un ricco, un nobile dell'aristocrazia cartaginese. Quindi ho ipotizzato un porpora povero, che era un tipo di colore che veniva utilizzato anche nel Medioevo, ovvero una piccola parte di murice del costoso colorante estratto dal mollusco, tagliato con l'indigofera, che era una pianta africana, sempre, che invece veniva utilizzata per ricavare il colore blu. Per ottenere un porpora un po' meno pregiato, ma comunque bello a vedersi, si tagliava la murice con l'indigo, con l'indaco, e si otteneva un colore che virava più verso il violaceo. Bene, ringraziamo Joel Canestrelli per questa presentazione. Se volete approfondire vi consigliamo Roma contro Cartagine volume 1 e 2, di cui è autore, e il suo canale YouTube Europa Antiqua. Vi mettiamo il link in descrizione. Alla prossima!